Buongiorno in ufficio. Ciao Sara, sei appena arrivata anche tu? Sì, proprio adesso. Stamattina c'era un traffico terribile sulla tangenziale. Lo so, ho impiegato quasi un'ora per arrivare. Sembrava che tutta la città fosse in auto. Infatti, e poi con questo caldo. L'aria condizionata in macchina non bastava. Hai fatto qualcosa di bello nel fine settimana? Sì, sono andata al lago con mia sorella. Abbiamo preso il sole e fatto un picnic. E tu? Io sono rimasto in città. Ho approfittato per sistemare casa e dormire un po' di più. Beato te, avrei voluto dormire di più anch'io. Ma alla fine è stato un fine settimana rilassante. Oggi abbiamo la riunione con il team alle 10, giusto? Esatto. E poi devo finire la presentazione per il progetto di venerdì. Hai bisogno di una mano? Forse sì, se hai tempo nel pomeriggio. Ti mando le slide appena le sistemo. Perfetto. Dopo la riunione possiamo prenderci un caffè e parlarne? Volentieri. Così ti racconto anche cosa è successo ieri con il cliente tedesco. Non dirmi che ci sono stati problemi. Te lo racconto dopo, è una storia lunga. Ci vediamo in sala riunioni? A tra poco. La riunione settimanale. Buongiorno Sara, sei pronta per la riunione? Buongiorno Marco, sì, ho appena rivisto i miei appunti. Hai aggiornato le slide con i dati delle vendite? Certo, le ho aggiornate ieri sera. Le hai ricevute per email? Sì, tutto chiaro. Ho visto che il terzo trimestre ha superato le aspettative. Esatto, soprattutto grazie alla campagna social di giugno. Perfetto, cominciamo allora? Gli altri stanno arrivando. Sì, iniziamo pure. Oggi dovremmo essere solo noi due più Luca e Federica. Ok, allora, primo punto all'ordine del giorno. L'analisi dei risultati. Vuoi che inizi io? Sì, vai pure. Allora, rispetto al secondo trimestre, c'è stato un incremento del 12% nelle vendite online. Molto bene. Pensi che il trend possa continuare anche a luglio e agosto? Con qualche modifica alla campagna, sì. Ma serve budget per sponsorizzare di più su Instagram. Quindi proponi un aumento del budget pubblicitario? Sì, almeno del 15% rispetto a giugno.
Il problema è che il reparto finanziario ci ha chiesto di contenere le spese estive. Capisco, ma senza investimento rischiamo di perdere visibilità proprio adesso che il traffico è alto. Potremmo trovare un compromesso? Magari ridurre altre voci? Possiamo rivedere i costi per le collaborazioni esterne. Alcuni freelance non sono indispensabili a luglio. Buona idea. Ne parliamo con Luca appena arriva. D'accordo. Secondo punto, customer care. Ho ricevuto alcuni reclami sulla lentezza nelle risposte via email. Anche a me è arrivato un feedback negativo, soprattutto durante il fine settimana. Pensi serva qualcuno in più nel team o solo una migliore organizzazione? Credo basti riorganizzare i turni. Alcuni colleghi rispondono solo la mattina. Potremmo introdurre un sistema di turni pomeridiani, magari a rotazione. Perfetto, lo propongo nel report finale. Terzo punto. Il lancio del nuovo prodotto. Ho visto la bozza del piano. Mi sembra tutto a posto, ma forse manca qualcosa sul lato comunicazione. Infatti, pensavo di affidare la parte video a un'agenzia specializzata. Non sarebbe troppo costoso? Possiamo farlo in-house. Vero, ma l'ultima volta i video fatti da noi non hanno avuto molte visualizzazioni. Hai ragione, ma magari possiamo migliorarli con l'aiuto di un freelance esperto. Accetto la proposta. Facciamo una prova con uno solo, e vediamo i risultati. Perfetto, lo inserisco nel piano. Ultimo punto. Il meeting con il cliente francese. È stato spostato a giovedì alle 14. Puoi esserci? Sì, ti ringrazio. E mandalo anche a Luca e Federica. Lo faccio subito dopo la riunione. Perfetto, direi che per oggi è tutto. Sì, grazie Marco. Riunione produttiva come sempre. A dopo per il caffè? Volentieri. Scrivere un'email formale. Buongiorno Sara, tutto bene? Hai un'aria un po' preoccupata. Ciao Marco, in realtà sì, ho bisogno di un favore. Dimmi pure. Devo scrivere un'email formale al responsabile delle risorse umane, ma non so bene come impostarla. Capito. Di cosa si tratta? Vorrei chiedere un colloquio per discutere di una possibile modifica dell'orario di lavoro. Ok, vuoi lavorare part-time? Sì, per motivi familiari. Ma non voglio sembrare né troppo insistente né troppo vaga. Hai già pensato a un'introduzione?
Avevo pensato a Buongiorno dottor Bianchi. Con la presente desidero richiedere un incontro, ma poi mi blocco. Va bene come inizio. È formale e diretto. Ok, e poi? Continuo con il motivo della richiesta? Sì, ma in modo sintetico. Tipo, al fine di discutere una possibile riorganizzazione del mio orario lavorativo per esigenze personali. Perfetto, mi piace, suona professionale. Poi potresti aggiungere che sei disponibile a incontrarlo in qualsiasi momento della settimana, così dimostri flessibilità. Hai ragione. Potrei scrivere, resto a disposizione per un colloquio, compatibilmente con i suoi impegni. Esatto, e concludi con una formula di cortesia. Ringraziandola per l'attenzione, porgo cordiali saluti. Perfetto, Marco, posso rileggertela tutta insieme? Certo, vai. Buongiorno dottor Bianchi. Con la presente desidero richiedere un incontro al fine di discutere una possibile riorganizzazione del mio orario lavorativo per esigenze personali. Resto a disposizione per un colloquio, compatibilmente con i suoi impegni. Ringraziandola per l'attenzione, porgo cordiali saluti. È perfetta, chiara, formale e rispettosa. Grazie mille. A volte ho paura di sembrare troppo informale o di usare il tono sbagliato. Tranquilla, hai fatto bene a chiedere. Le email formali sono delicate. Già, la invio subito. Speriamo in una risposta positiva. Sono sicuro che sarà disponibile ad ascoltarti. Fammi sapere come va. Certo, e grazie ancora per il tuo aiuto. Di niente, quando vuoi. Per supportare il canale metti mi piace, iscriviti e attiva la campanella delle notifiche. Pausa caffè. Ciao Sara, anche tu in cerca di caffeina? Ciao Marco, sì, stamattina senza caffè non riesco nemmeno a leggere le email. È la terza volta che vengo qui oggi. Ormai la macchinetta mi riconosce. Dicono che troppo caffè faccia male, ma io dico che troppa stanchezza fa peggio. Hai dormito poco? Sì, mio figlio si è svegliato 3 volte stanotte. Tu invece? Ho dormito bene, ma mi sono svegliato con 50 notifiche di lavoro. Benvenuto nel club. E non parliamo di quella riunione di ieri. Lasciamo perdere. Il capo ha parlato per mezz'ora senza dire nulla. Io lo adoro quando comincia con cerchiamo di essere sintetici. E poi parte con una conferenza. Hai notato che ogni volta che qualcuno propone qualcosa, lui risponde, valuteremo. Sì, è la sua parola magica per dire non se ne fa nulla. Esatto, ma almeno oggi è di buon umore. Sì,
L'ho visto sorridere. Deve essere successo qualcosa di strano. Forse ha ricevuto il bonus. O forse ha semplicemente trovato parcheggio sotto l'ufficio. Quello sì che sarebbe un miracolo. A proposito, hai sentito di Marta del marketing? No, cosa è successo? Pare che abbia ricevuto un'offerta da un'agenzia a Milano. Davvero? Ma non aveva appena firmato il rinnovo qui? Sì, ma sembra che ci stia pensando. Dice che vuole cambiare aria. Ma, non la biasimo. Dopo 3 anni qui, un po' di novità ci vuole. Comunque, io non mi muovo finché c'è la macchinetta che fa il caffè così buono. Dai, buono è una parola grossa. È bevibile, mettiamola così. Lo so, ma almeno è caldo. E gratis. Giusto, e ci dà la scusa per fare 2 chiacchiere. Infatti, è il momento migliore della giornata. Hai visto il nuovo stagista? Sembra spaesato. Poverino, l'hanno messo in un ufficio senza finestre. Benvenuto nel reparto invisibile. Beh, il nostro caffè almeno è un raggio di sole. Già, finché non ci becca il capo a chiacchierare troppo. Parli del diavolo, eccolo che passa. Sorridi e bevi. Siamo solo 2 dipendenti motivati. Esatto, alla prossima pausa. A tra poco. Nell'ufficio del capo. Buongiorno Marco, hai un minuto? Buongiorno Laura, certo. Mi dica pure. Grazie. Volevo parlarti del report che hai inviato ieri sera. Sì, certo. C'è qualcosa che non va? Ho notato un paio di incongruenze nei dati del secondo trimestre. I numeri non corrispondono al file contabile. Mi dispiace. Può darsi che abbia caricato la versione sbagliata. Succede. Ma è importante che i dati siano accurati, soprattutto per la riunione di domani. Sì, ha assolutamente ragione. Vuole che lo ricontrolli subito? Ti ho già inviato per email il file corretto. Vorrei che tu lo confrontassi con quello che hai usato, per capire dove c'è stato l'errore. Va bene. Posso farlo entro mezzogiorno. Perfetto. Non è una questione grave, ma è importante capire cosa è successo per evitare che si ripeta. Capisco. Penso che l'errore sia nato perché ho lavorato su 2 versioni diverse del file. Una era ancora in bozza.
Succede quando si lavora in fretta. Ma ricordati di rinominare sempre i file in modo chiaro, con data e versione. Sì, ottimo consiglio. Lo farò da adesso in poi. Un'altra cosa, prima di inviare un report, magari chiedi a un collega di dare un'occhiata. Un secondo occhio aiuta sempre. Ha ragione. Posso chiedere a Sara. Lei è sempre molto attenta ai dettagli. Perfetto. E ti consiglio di usare la checklist che abbiamo condiviso all'inizio del trimestre. Sì, confesso che non l'ho guardata ieri. Avevo fretta di chiudere tutto. Capisco. Ma meglio prendersi 10 minuti in più che dover correggere dopo. Verissimo. Mi scuso per l'errore e la leggerezza. Apprezzo il fatto che hai un forte senso di responsabilità. Fa parte del lavoro imparare anche dagli sbagli. Grazie, Laura. Farò del mio meglio per essere più preciso d'ora in poi. Ne sono sicura. Sei un elemento valido del team, e questo piccolo scivolone non cambia il mio giudizio su di te. La ringrazio davvero. A volte l'ansia di consegnare tutto in tempo mi gioca brutti scherzi. Capisco bene. Ma ricorda, qualità prima di quantità. Assolutamente. Ora rivedo tutto e le mando la versione corretta entro mezzogiorno. Ottimo. E se hai bisogno di supporto, chiedi pure. Lo farò. Grazie ancora per il feedback costruttivo. Di nulla. Buon lavoro, Marco. Buona giornata, Laura. Per supportare il canale metti mi piace, iscriviti e attiva la campanella delle notifiche. Organizzare un evento aziendale. Eccoci qui, pronti a organizzare la festa aziendale. Finalmente. Non vedo l'ora di vedere il nostro team divertirsi un po'. Allora, iniziamo con la lista degli invitati. Quanti siamo in azienda? Siamo in 32, ma pensavo di invitare anche alcuni ex colleghi che hanno lasciato da poco. Sì, ottima idea. Magari quelli che sono andati via negli ultimi 6 mesi. Perfetto. Con loro arriviamo intorno ai 40. Consideriamo anche partner o solo dipendenti? Direi solo dipendenti ed ex colleghi. Così rimaniamo su un numero gestibile. Concordo. Allora blocchiamo 40 posti. E il posto? Che ne dici della sala eventi al piano terra? È spaziosa e non dobbiamo affittare nulla.
Sì, ottima soluzione. Ha anche l'accesso diretto al cortile, nel caso vogliamo fare qualcosa all'aperto. Perfetto. Per il buffet, avevi qualche idea? Ho già contattato 3 catering. Uno propone finger food, uno buffet classico, l'altro un mix con anche piatti vegetariani. Quello con opzioni vegetariane mi sembra più inclusivo. Anche secondo me. E a un buon prezzo, 18 € a persona, bevande incluse. Quindi 40 persone per 18 €. Siamo sui 720 €. Esatto. E dobbiamo aggiungere magari un piccolo budget per decorazioni e musica. Sì, mettiamo altri 100 € per decorazioni e 80 per l'impianto audio, se non troviamo qualcuno che porta le casse. Totale, 900 €. Dobbiamo farlo approvare da Laura? Sì, meglio mandarle una mail con il piano completo. Chi la scrive? Vuoi che me ne occupi io? Va bene, la preparo dopo pranzo. Vogliamo scegliere anche un tema per la festa? Mi piace. Pensavo a qualcosa di semplice, tipo bianco e blu, i colori dell'azienda. Perfetto. Così anche le decorazioni saranno facili da trovare. Esatto. E per la musica? Facciamo una playlist condivisa? Sì, possiamo usare l'applicazione che ho scaricato prima. Ognuno propone 3 canzoni e poi scegliamo. Ottimo. Lo scriviamo nell'email che inviamo a tutti con l'invito. A proposito, quando vogliamo inviarlo? Oggi è lunedì. Direi mercoledì massimo, così tutti si organizzano. E la data dell'evento? Fine mese? Il 30, venerdì pomeriggio. Così possiamo iniziare alle 17 e non rientrare il giorno dopo con mal di testa. Perfetto. Festa dalle 17 alle 21? Sì, con possibilità di rimanere un po' più a lungo se c'è voglia. Allora ricapitoliamo. 40 persone, buffet vegetariano incluso, tema bianco e blu, musica condivisa, location interna con accesso al cortile. Esatto. Scrivo tutto e ti mando la bozza prima di inviarla a Laura. Perfetto. Ottimo lavoro di squadra, come sempre. Sarà una festa bellissima. Per supportare il canale metti mi piace, iscriviti e attiva la campanella delle notifiche.